E buongiorno ragazzi, io sono Matteo Berto e in questo laboratorio andiamo assieme a trasformare dei minerali grezzi in fantastiche gemme da collezione. In ogni video cerco di raccontarvi qualcosa per quanto riguarda questa mia fantastica passione, che in sostanza è la produzione di gemme molto belle dal punto di vista estetico. Vi è infatti una buona dose di arte, vi è anche un'altra dose effettivamente anche di fortuna, ma in ogni caso c'è molto studio dietro tutto ciò. E io ve lo porto attraverso questi video sul mio canale YouTube. Una mia fan di nome Marian mi ha spedito di recente un sacco di minerali grezzi, con una sola domanda: Matteo, puoi tagliarli e trasformarli in fantastiche gemme? Assolutamente sì, infatti una mia attività che sto conducendo di recente è proprio il taglio di gemme su commissione. Quindi effettivamente anche voi foste interessati a possedere nella vostra collezione una serie di gemme tagliate dal sottoscritto, il cui design effettivamente è unico e particolare, magari in futuro vi parlerò anche di come disegno questi design che vado poi successivamente a condurre tramite la sfaccettatrice, la mia Ultratech P5. Ma tornando all'argomento principale, l'obiettivo di questo video però è quello di unboxare il contenuto di questo fantastico pacchetto. Uno dei momenti che preferisco del tagliare gemme è proprio questo, cioè il vedere effettivamente che cosa mi spedite e cercare di comprendere obiettivamente anche se possa avere un certo valore. Infatti non tutte le pietre possono essere sfaccettate e ottenere i medesimi risultati. E vuoi anche che effettivamente il suo colore, la sua trasparenza e il design possono enfatizzare e tirar fuori il meglio da un grezzo potenzialmente invece che era semplicemente su uno scaffale. Andiamo assieme via via a svuotare questo contenitore, questo astuccio, e vediamo che cosa contiene. Direi che di minerali grezzi ne abbiamo, andiamo a vederli però più da vicino. Allora, questa è una drusa di quarzo ametista. Questi minerali non ve l'ho ancora detto, probabilmente provengono tutti dall'estero, magari anche dall'Africa. Andrò poi a chiedergli di conseguenza, vi dirò. Vedete tutti questi fantastici cristalli di quarzo sono posti su un'unica superficie, tale per cui questo si chiama drusa di quarzo. Ametista perché? Perché questo quarzo è di un color lilla violastro, proprio detto varietà ametista. Molto bella da aggiungere in collezione. Questa non so se andiamo a tagliarla, non lo so, vediamo. Poi abbiamo una selce sostanzialmente opaca, questa la mettiamo da parte, non ci è utile per la sfaccettatura. Un'altra selce quasi opaca ma semitrasparente, questa magari potremmo farne un cabochon. Questo è già molto più interessante. È sempre un problema andare a identificare molti minerali ad occhio senza analisi più specifiche, vi dico con tutta sincerità, soprattutto quando mi mandate dei minerali senza una provenienza, e di conseguenza ci vuole molto lavoro identificarli. Alcuni invece si vedono a occhio che cosa sono. Ecco, in questo caso non saprei sinceramente cosa possa essere. Sembrerebbe di nuovo quarzo ametista, però non esibisce una morfologia particolarmente apprezzabile. Ha un bel colore, potremmo effettivamente vedere sulle macchine come reagisce ai dischi diamantati. Potrebbe anche essere fluorite, questa potrebbe essere tagliabile. Poi abbiamo questo minerale, il quale è molto interessante, anche perché vedete che è semitrasparente sul verde, potrebbe essere una qualche tormalina abbastanza opaca, magari tagliandola più fine potrebbe essere interessante. Qua ce ne abbiamo diverse, tutte tormaline verdi, più o meno trasparenti. Nel caso in cui effettivamente non fosse tormalina verde, potrebbe essere vesuviana verde, ma ragazzi, queste sono pure interpretazioni così proprio a naso, perché qua ci vorrebbero delle analisi mineralogiche più complete. Vi posso dire però anche per quanto riguarda la durezza, per quanto riguarda altre caratteristiche, tali per cui effettivamente questa sembrerebbe proprio tormalina. Abbiamo anche questo frammento di vetro vulcanico, non molto trasparente, bisognerebbe tagliare un cristallo, una gemma molto fine per far sì che si veda un qualcosa attraverso, se no vedete che è praticamente opaca.
Ecco, questo invece è molto interessante perché si tratta probabilmente di una peridotite, una roccia composta da un minerale verde chiamato olivina, che è proprio questo verdognolo che vedete. In questo caso è abbastanza trasparente al proprio interno, bisognerà comunque ancora selezionare le porzioni quelle più interessanti per il taglio. Il taglio, ricordate, ci vogliono delle gemme tendenzialmente trasparenti di un bel colore. Questo però è un bel grezzo, questo mettiamo da parte. Direi che questa ha tutta l'aria di essere una barite o comunque un minerale simile. Qua si vede chiaramente una sfaldatura che sembrano i fogli di un libro. Questi sono molto molto brutti sia da uccidere che da tagliare, però chissà, vedremo. Abbiamo fatto l'unboxing dei principali minerali che questo pacchetto, grazie a Marian, contenevano. Principalmente abbiamo a che fare con un minerale chiamato tormalina, di dimensioni ragguardevoli, una trasparenza però molto bassa, un colore interessante sul verdognolo, vedremo effettivamente se da questi grezzi sarà possibile ricavarci qualcosa. Ci proveremo sicuramente in un altro video. Dopodiché abbiamo un po' di materiali, quelli per esempio delle selci, un vetro vulcanico, piuttosto che probabilmente della barite. Dico probabilmente perché ci vogliono delle analisi più specifiche, in questo caso stiamo facendo solamente un unboxing. E poi abbiamo un sacco di altri mineraletti, i quali tendono a essere, diciamo, che sembra un po' dei ciottolini piuttosto che del ghiaietto, che uno ci dà poco valore. In realtà probabilmente sono quei minerali più interessanti da un punto di vista della sfaccettatura e vi spiego subito perché. Principalmente quelli che riconosciamo sono questi minerali di un colore verde sul verde mela, i quali probabilmente sono dei peridoti oppure cristalli di olivina. Vedete, prima vi ho fatto notare questa roccia, questa peridotite, una roccia molto profonda che arriva dalle profondità della terra, composta principalmente da ferro e magnesio, tali per cui soprattutto il ferro dà questo colore sul verdognolo. Ecco, questi cristalli, una volta rimossi dalla matrice, dalla roccia sostanzialmente, possono essere intagliati e sfaccettati. Voglio farvi vedere un esempio. Questo è un cristallo di peridoto che proviene dal Pakistan e vedete come effettivamente una volta sfaccettato possa essere molto molto interessante, sia per via del suo colore e sia per via della sua trasparenza. In questo caso sappiate che il grezzo non è nient'altro che questo. Vedete come effettivamente si assomigliano moltissimo, sia per quanto riguarda la trasparenza e sia per quanto riguarda il colore. Quindi probabilmente questo è un peridoto ed è abbastanza di qualità effettivamente. Bisognerà andare a indagare però più nello specifico quali di questi possono essere effettivamente sfaccettati. E ragazzi, comunque sono sempre molto piccoli questi cristalli. Quindi se già pensate che questo grezzo di partenza, immaginate una volta tagliato che si perde circa i 3/4. Togliamo quindi tutti i cristalli di peridoto che andiamo poi successivamente ancora a indagare meglio. Li mettiamo per ora da parte e andiamo a vedere invece i minerali che rimangono. Infatti abbiamo qui un frammento molto molto anonimo, probabilmente di un materiale il quale magari il granato, come potete vedere. Questo invece secondo me, ragazzi, potrebbe produrre una bella gemma. Ed è proprio questo, ragazzi, uno dei motivi per cui effettivamente amo tantissimo aprire e unboxare i vostri pacchetti che mi mandate nel momento in cui effettivamente anche voi aveste dei minerali da farmi tagliare. Sappiate che possiamo metterci d'accordo tramite mail su tutti questi argomenti e la mail la trovate qua sotto in descrizione del video. Ecco, sono proprio questi minerali i quali potenzialmente valgono poco o nulla una volta grezzi, ma invece una volta lavorati possono esprimere le loro qualità migliori e finire in collezione soprattutto per la propria bellezza acquisita. Il trasformare quindi un oggetto grezzo che potenzialmente non si dà interesse in una gemma finita fighissima è proprio la mia soddisfazione più ampia. Nel momento in cui voi riceveste questi oggetti ed effettivamente andaste ad aggiungere la vostra collezione mandandomi le fotografie oppure taggandomi su Instagram, questa soddisfazione aumenta di misura. Infatti io ho cercato di portarvi tramite le mie competenze, tramite questo video e anche altri legati al taglio delle vostre gemme, qualcosa di unico da aggiungere alla vostra collezione. E questo granato secondo me è una chicca. Rimangono ancora un paio di ametiste da aggiungere alla collezione ametiste e poi, ragazzi, abbiamo questo paio di minerali molto 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 carini. In questo caso specifico non so proprio cosa possa essere, scrivetelo qua sotto nei commenti. Non penso questo possa essere un granato, ma mettiamolo da parte e andiamo a vedere invece questi. Questi, ragazzi, sono probabilmente dei corindoni, varietà zaffiro dal loro colore azzurrognolo.
Questi sono molto belli, provengono dall'Africa, me ne aveva già parlato, e vedremo effettivamente se riusciremo a farci qualcosa. In ogni caso sono degli oggetti molto molto interessanti, hanno questo abito allungato come vedete e quindi proprio riconducibile a questo tipo di minerale. Siamo quindi giunti anche al termine di questo episodio in cui mi sono dilungato un po' di più del normale. Infatti questi video in cui vado ad unboxare minerali provenienti da collezioni altrui sono effettivamente molto interessanti. Non so mai cosa mi troverò all'interno di questi pacchetti, anche se cerco effettivamente di chiederlo preventivamente, perché alcuni materiali possono essere potenzialmente pericolosi e non devono essere spediti. E inoltre tutto la spedizione effettivamente ha un costo, tale per cui non voglio farlo sostenere nel momento in cui quel minerale effettivamente non valesse la pena il taglio. In ogni caso, tendenzialmente i grezzi sono dei minerali non grandi dimensioni. Ecco, diciamo che già tormaline di questo calibro sono veramente molto grandi una volta che bisogna tagliarle e sfaccettarle. Anche perché immaginare una gemma così grande, sì, è molto bella, ma non rimane trasparente, soprattutto quando sono così opache all'interno. L'unica maniera è quella quindi di tagliare delle gemme più sottili, più piccoline, e capite che da un grezzo del genere posso ricavarne magari 10-15. Magari una effettivamente degna della collezione e le altre effettivamente vengono accantonate. Quindi quello che voglio dirvi è che spero che questo video vi sia piaciuto e nel momento in cui effettivamente voleste altri contenuti in merito oppure voleste approfondire questa modalità in cui potete mandarmi dei minerali direttamente in laboratorio e alcuni di questi si possono tagliare su commissione con dei design che potete decidere voi piuttosto che trovare su internet, piuttosto che vedere sul mio canale Instagram, ecco che vi chiederei di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace qua sotto se avete domande, dubbi, perplessità. Mi raccomando di scriverle anche qui sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi, io sono Matteo Berto e ci vediamo alla prossima. Ciao!